Se sei interista e vuoi guardare tutte le partite dell'Inter della nuova stagione 2024-2025 in maniera legale e senza spendere un botto di soldi, allora sei nel posto giusto. In questo contenuto di oggi vado a spiegare come vedere tutte le partite dell'Inter, su quali piattaforme saranno trasmesse e quindi quali abbonamenti bisogna sottoscrivere per seguire l'Inter dall'Italia in maniera assolutamente legale. Ho raccolto tutte quelle che sono le offerte attualmente a disposizione in Italia, sono riuscito a trovare anche delle combinazioni che possono farvi risparmiare moltissimo, addirittura più di 200 euro all'anno. Potete arrivare a spendere anche molto meno di 50 euro al mese per guardare tutte le partite dell'Inter. Ti invito a lasciare un mi piace, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, in questo modo supporti il nostro lavoro, questo lavoro da pazzi, perché mettere insieme tutte le informazioni contattando tutti i servizi clienti che spesso ti danno delle indicazioni parziali o anche contraddittorie non è una roba molto semplice. Come faccio ogni anno però mi metto al servizio dei tifosi interisti, faccio un grande riassunto di tutto quanto che vado a inserire in una tabella completa con tutti i dettagli, una tabella che ti metterò a disposizione in maniera completamente gratuita, potrai farne ciò che vuoi, potrai consultarla tutta l'estate perché per tutta l'estate la terrò costantemente aggiornata. Quindi già quest'anno ci sono state delle novità rivoluzionarie rispetto alle ultime stagioni e altre potrebbero ulteriormente arrivare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Questo file sarà quindi costantemente aggiornato, in questo modo gratuitamente tieni traccia in tempo reale di tutte le varie offerte, di quello che c'è a disposizione e di come puoi andare a spendere il meno possibile per guardare l'Inter oppure per trovare la soluzione comunque migliore per te al di là del prezzo. Ne parliamo in questo contenuto di oggi, alla fine del quale vi darò delle indicazioni anche su come mi sto muovendo io, perché molto spesso mi chiedete anche che cosa ho fatto io. Prima però parliamo del file e spieghiamo che cos'è questo file per chi non lo conoscesse, per chi magari arriva qui per la prima volta appunto a seguire questo tipo di contenuto. Come vi dicevo, sarà un file costantemente aggiornato per cui in alto troverete la data dell'ultimo aggiornamento, in questo caso 21 giugno e quindi l'ultimo aggiornamento è del 21 giugno con tutte le offerte attualmente attive e a disposizione. In alto in questa tabella troviamo chi trasmette che cosa, cioè su quali piattaforme quindi dovremo andare a guardare le partite dell'Inter, perché questo contenuto, lo ripeto, si concentra su questo obiettivo qua, guardare le partite dell'Inter. E chiaramente se sei tifoso di un'altra squadra e mi stai seguendo, tifando un'altra squadra, se la tua squadra fa le stesse competizioni dell'Inter, chiaramente vale anche per te, ecco. Partiamo dalle novità più importanti. La novità più importante intanto è la scomparsa di fatto dai nostri radar di Infinity Plus, che negli ultimi anni ci ha permesso di risparmiare qualcosa per guardare la Champions League, soprattutto che è quello che ci interessava. Ecco, da quest'anno Infinity Plus non avrà più la Champions League, avrà di fatto solo la Coppa Italia e Supercoppa Italiana perché saranno trasmessi di fatto in streaming gratuito le partite di Coppa Italia e Supercoppa Italiana su Infinity Plus, che è la stessa piattaforma di Mediaset, quindi avendo Mediaset Coppa Italia e Supercoppa Italiana, anche Infinity Plus avrà quelle competizioni e quindi questa è una grande novità importante perché la Champions League passa invece su Sky e Sky tramite il pacchetto Sky Calcio si va a prendere 185 match su 203 della nuova Champions League. Da dove arriva questo dato dei 185 match su 203? Arriva dal fatto che appunto la Champions quest'anno sarà allargata e che 18 match di tutta la nuova Champions saranno invece in esclusiva su Prime Video. L'anno scorso erano 16, adesso sono 18 per arrivare al totale appunto di 203. Sky che avrà anche l'Europa League e la Conference League che non ci interessano comunque, visto che non ci saremo invece in questa nuova Super Champions League. Sky Calcio invece, un altro pacchetto diverso da Sky Sport, avrà 3 match in co-esclusiva perché l'esclusiva di tutte le partite, invece 10 partite su 10 di Serie A, ce l'avrà soltanto DAZN che rimane quindi la piattaforma del campionato, perde invece l'Europa League e la Conference League almeno per il momento. DAZN che avrà anche la Serie B. Now TV invece, che fa sempre parte del pacchetto Sky, avrà i 3 match in coesclusiva, i 185 match di Champions League, l'Europa League, la Conference League, Premier e Bundesliga. Comunque in questa tabella trovate tutto. Quello che ci interessa per l'Inter è la Champions
su Sky Calcio, Sky Sport e Now TV. Amazon Prime Video avrà 18 match in esclusiva, quindi potrebbe capitare qualche partita dell'Inter, come è già capitato anche negli altri anni. DAZN alla Serie A, Infinity Plus e Mediaset in chiaro avranno Coppa Italia e Supercoppa Italiana. È notizia di poche ore fa che le reti Mediaset trasmetteranno in chiaro alcune partite di Champions, ma non saranno mai partite italiane, quindi ci interessa, ma relativamente ai fini dell'obiettivo di questo contenuto di oggi. Per i più attenti noterete che è rimasta fuori una cosa, il mondiale per club. Dove guarderemo l'Inter nel mondiale per club? Ecco, attorno al mondiale per club ci sono intanto tanti dubbi che ho già raccontato in un altro contenuto che trovate sui nostri canali. Per il momento non si sa chi trasmetterà il mondiale per club, visto che solo Apple TV ha acquistato i diritti, ma non credo che li trasmetterà come unico broadcaster a livello mondiale. Quindi siamo ancora in attesa e anche questo sarà eventualmente un aggiornamento che vi porteremo più avanti. Chiuso questo capitolo, ci spostiamo alle novità a livello di pacchetti. Come vi dicevo, oltre alla questione di come sono stati redistribuiti i diritti televisivi, ci sono delle novità anche a livello proprio di pacchetti. In particolar modo nasce Sky Stream, che è una nuova offerta di Sky che permette di avere Sky anche senza parabola. Quindi è una novità con una sorta di decoder, chiamiamolo così, che vi viene inviato a casa, tramite il quale potete guardare Sky e abbonarvi a Sky, perché poi dovete fare l'abbonamento appunto ai pacchetti di Sky, senza installare la parabola. Questo, come vedrete poi nella tabella che troviamo sotto, ha un impatto a livello di investimento iniziale significativamente inferiore, perché lo Sky Stream in streaming costa molto meno rispetto all'installazione della parabola, da quello che sostanzialmente ci hanno detto anche il servizio clienti. Poi però chiaramente con Sky Stream è un dispositivo, è un mezzo. Dopo dentro dovrete fare i pacchetti di Sky se siete interessati a questo. C'è poi TeamVision che rimane come offerta rispetto anche alle ultime stagioni, con la novità che è subentrata dall'anno scorso del TeamVision normale e TeamVision Gold, che include anche quindi altri pacchetti, come vi dicevo, come Disney Plus, Netflix, eccetera, eccetera. La novità è che TeamVision quest'anno, che include Infinity Plus, non ci interessa più per le partite, quindi fate questa valutazione, ecco, nei vostri conteggi. C'è scritto ovviamente che c'è anche Infinity Plus, ma Infinity Plus non lo utilizzerete per guardare le partite dell'Inter quest'anno, quindi questa è una novità. Così come la stessa novità si riflette su Kena TeamVision Summer. Kena è un altro operatore telefonico che da 2 anni fa questa offerta che ricalca, di fatto replica quello che fa TeamVision, con dei prezzi leggermente differenti, delle condizioni di accesso leggermente differenti, ma diciamo poi alla fine il funzionamento è lo stesso, con la differenza che su Kena TeamVision Summer, da quello che mi hanno detto, non potrai aggiungere poi DAZN Plus, mentre su TeamVision puoi aggiungere anche DAZN Plus pagando un sovrapprezzo. Queste sono le novità dunque di quest'anno, oltre ai pacchetti. Arriviamo poi al cuore del nostro contenuto di oggi, ovvero ai prezzi delle varie offerte, dove abbiamo specificato nella tabella che si tratta di prezzi per chi attiva un nuovo abbonamento. So già che molti di voi magari sono già abbonati a Sky da tanti anni, qualcuno ha già delle offerte con TeamVision attive, eccetera. Sono, ragazzi, talmente tante combinazioni differenti che per me era veramente impossibile andare a creare ogni singola modalità di prezzo, ogni singola modalità di offerta. Quindi mi sono limitato, tra virgolette, a portarvi i prezzi per chi attiva oggi, perché credo che la gran parte, comunque, correggimi se sbaglio, magari nei commenti, la gran parte di voi andrà ad attivare un nuovo abbonamento, cambierà offerte o comunque si troverà in una situazione di dover ripartire da zero o quasi. Ecco, le offerte attualmente in vigore, come dicevamo, ci interessa Sky Calcio, ci interessa Sky Sport, ma come sappiamo su Sky non puoi attivare il solo pacchetto Sky Calcio o il solo pacchetto Sky Sport, devi affiancargli almeno la Sky TV base. Quindi le offerte attualmente in vigore sono Sky Calcio più Sky TV base a 14,90 € al mese per 18 mesi, e poi salirà a 30 €, valido fino al 28 giugno. Qui è scritto 12 giugno, è un errore, lo correggiamo subito. Mentre Sky Sport più Sky TV base parte da 24,90 € al mese per 18 mesi e poi salirà a 51,90 €. Lo potete attivare sia col decoder che con Sky Stream e, come c'è scritto nella tabella, lo potete vedere su un dispositivo, una TV,
visto che c'è un solo decoder a disposizione, ma contemporaneamente Sky vi dà a disposizione anche un account Sky Go, quindi qualcuno, io vi butto lì questo semino, non sto suggerendo nessun utilizzo illegale, eccetera, vi metto lì questo semino, se fate l'abbonamento a Sky avete anche un abbonamento a Sky Go, quindi si può guardare anche in streaming eventualmente in contemporanea. Prestate attenzione a questa cosa, non vi ho detto nulla. Ci sono poi i vari prezzi di attivazione e i vari vincoli segnalati. Vanno eventualmente fatte le disdette con 30 giorni di anticipo e poi trovate tutti i dettagli. L'offerta invece completa Sky Sport più Sky Calcio più Sky TV base parte da 32,90 € per 18 mesi e poi salirà al termine dei 18 mesi a 59,90 € se non fate disdetta e se lasciate tutto in automatico. Infinity Plus c'è il prezzo, ma per il calcio non ci interessa più. Prime Video, la piattaforma di Amazon, costa 4,99 € al mese, ma potete risparmiare se fate un pagamento annuale, verrebbe a costare 49,90 € all'anno, che se non sbaglio è circa 4,10 € al mese, quindi circa 80 centesimi di risparmio al mese. Se invece sei uno studente, puoi andare a pagare 2,49 € al mese, quindi lo studente ha questo ulteriore vantaggio sul risparmio anche di Prime Video. Ehm, Italia 1 e Mediaset, comunque i canali Mediaset sono gratuiti, per chi ovviamente ha, il segnale TV, a casa. DAZN, qui si entra nella nota dolente che abbiamo già imparato a conoscere dalla scorsa stagione, perché DAZN, diciamo, si divide in 6 possibili pacchetti. La divisione intanto è tra DAZN Standard e Plus. La grande differenza tra DAZN Standard e Plus è che il DAZN Standard di fatto permette di guardare le partite su DAZN su un solo dispositivo, oppure comunque su 2 dispositivi che stanno sotto la stessa rete, sostanzialmente. Io, qui nel mio ufficio, se qualcuno è a casa mia, non può guardare la partita contemporaneamente, a me, se appunto ci troviamo su 2 stanze e 2 reti internet differenti. Se vi trovate sulla stessa rete lo potete guardare. Mentre DAZN Plus, che costa di più, ti permette di guardarlo anche su 2 reti differenti in contemporanea. DAZN Standard parte di base da 40,99 € al mese. C'è però la possibilità di spendere meno se fai un unico pagamento, annuale. Pagando in un colpo solo, in un anno, appunto tutto DAZN, per 12 mesi paghi 359 €. Se invece fai un abbonamento di 12 mesi, ma dilazionato mensilmente, è diverso, pagheresti 34,99 €, andando a risparmiare circa 6 € di fatto. Perché questa differenza? Perché se paghi 40,99 € al mese puoi disdire in ogni momento e DAZN magari dopo 2 mesi perde un cliente. Nell'altro modo invece ti vincolano di fatto per 12 mesi e se tu dopo 6 mesi decidi di fare la disdetta devi versare la differenza comunque. Quindi sei vincolato in questo modo qua. La stessa cosa, succede poi su DAZN Plus che costa di base normalmente 59,99 € al mese, annuale a rate il prezzo rimane lo stesso, quindi se fate sui 12 mesi rimanete con lo stesso prezzo. La differenza c'è invece sul DAZN Plus pagato in un unico colpo, cioè se pagate tutto in un'unica soluzione vi costa 600 € DAZN, che appunto è conveniente se fate il conteggio su tutto l'anno. È però abbastanza impressionante che l'anno scorso lo stesso abbonamento costava 150 € in meno. È un aumento decisamente significativo, secondo me, 150 € in più. Tra le note, se siete interessati, DAZN, se fate l'abbonamento, almeno in questo momento, vi regala anche l'abbonamento alla Gazzetta dello Sport digitale. Valutate voi se è un bonus oppure no. Now TV, che di fatto ricalca, Sky, dovete acquistare il Pass Sport, costa 14,99 € al mese, poi al 13° mese passerà a 24,99 €, oppure al nuovo prezzo, se ci sarà un nuovo listino in quel momento. Potete vederlo solo un dispositivo alla volta, è tutto in streaming. Sky Stream lo stesso è in streaming con il decoder che vi arriva a casa. Ha gli stessi prezzi dei pacchetti sopra, i pacchetti non cambiano, cambia, l'attivazione che costa 19,99 € anziché 99 o 119 come invece la parabola, e anche Sky Stream vi dà diritto a un account Sky Go, quindi potreste vederlo sul decoder e su un altro dispositivo, per esempio. TeamVision. TeamVision parte da 34,99 € al mese,
e potete farlo anche l'abbonamento, di 1 anno dilazionato in 12 mesi per spendere, qualcosina in meno. Team Vision Gold invece costa 42,99 al mese, ma potete fare anche qua 515 € da dividere su 12 mesi, per spendere qualcosa in meno. Uhm, Tutte e 2 le offerte di Team Vision sono basate su DAZN standard, quindi quello che vi permette di guardare le partite su un'unica rete. Se volete includere DAZN Plus dovrete attivarlo a parte e quindi spendere, 10 € in più al mese. Dovrebbe essere questa la cifra. Anche se qua qualcuno mi ha detto 10, qualcuno mi ha detto 15. L'anno scorso all'inizio era 5, poi è diventato 15, quindi non è chiarissimo. Dovrebbe essere 10 €, però, quando avremo informazioni più chiare, per questo vi dicevo che i servizi clienti non sono chiarissimi, le includerò ancora in maniera più dettagliata qui all'interno, di questa tabella. Questi piani, come detto, includono anche altre cose, come ad esempio Disney Plus, Netflix, tutti nei piani standard e con pubblicità Netflix, quindi valutate voi i vostri costi. Kena Team Vision invece costa 40,99 € al mese, sembrava che pensavo che non avrebbero rifatto l'offerta quest'anno, invece l'hanno fatta, e non potete fare da Zone Plus, come detto, e il funzionamento è uguale a Team Vision e i vari costi li trovate qua. Arriviamo adesso alla parte conclusiva di questo contenuto, ovvero come vedere tutte le partite, dell'Inter, come poter, andare a spendere meno possibile. È importante sottolineare, come dicevo prima, che questo contenuto torna un attimo a schermo intero, così vi dico meglio tutto. Questo contenuto nasce, lo ripeto e cerco di essere molto chiaro, con l'obiettivo di permetterti di guardare tutte le partite dell'Inter. Quindi tutte le mie ricerche si concentrano su questo obiettivo qua, ma soprattutto non prendono in considerazione il fatto che magari qualcuno possa essere interessato a Netflix, possa essere interessato a Team Vision, possa essere interessato a qualsiasi altra cosa che non riguardi le partite dell'Inter. In questo caso, nei vari prezzi, io ti invito a fare una valutazione. Sto pagando altri soldi per altre piattaforme? Se non pago più quei soldi per l'altra piattaforma, ma mi faccio quell'abbonamento che me la include, risparmio? Ecco, fate anche questa valutazione qua per spendere ancora meno. Vi invito a fare questo ragionamento sulla base del file che trovate qui e ognuno faccia i propri calcoli. Adesso, le combinazioni che ho trovato, sono partito da quella più standard per attuale, cioè lo standard sarebbe: ti fai Sky Sport e Sky TV, perché è su Sky che c'è la Champions League, ti fai DAZN standard, perché è su DAZN che c'è il campionato, su Prime Video c'è l'altra partita di Champions League dove ogni tanto potrebbe capitare l'Inter, Italia 1 e Mediaset sono gratis. Questo viene a costare, se pagato tutto mensilmente, così quindi la cosa più semplice, lineare e pulita, viene a costare 70,88 € al mese come appunto come piattaforme standard, con alcuni costi di attivazione, per esempio di Sky, in base al tipo di Sky che andrete a scegliere. Già qui potete andare però a risparmiare qualcosina. Questa è la base, quello senza rischi, senza problemi, lineare, pulito e via. Potete però andare a risparmiare qualcosina, per esempio, sostituendo Sky con Now TV. Per cui se non avete problemi di streaming, avete una buona linea internet, eccetera, potete passare tutto in streaming, vi evitate Sky che ha quel prezzo di 24,90 come detto, Now TV parte da 14,99 e non ha costi di attivazione. Quindi 14,99, lasciamo DAZN standard, lasciamo Prime Video, si passa a 60,97 €. Già qua una decina di euro al mese, son 120 € all'anno, risparmiati. C'è una terza soluzione che è un po' un mix ed è una soluzione che vi invito a tener d'occhio appunto se siete interessati anche alle altre piattaforme, per esempio. Per cui Team Vision in offerta con DAZN standard eccetera a 34,99 €, Prime Video perché bisogna avercelo Prime Video, dovesse capitarci una partita dell'Inter, lo valutate, Sky Sport più Sky TV
e Italia 1 Mediaset gratis, a 0. E questo costa 64,88 €. Appunto è un mix, è una via di mezzo, però magari quei 4 € in più che spendete circa rispetto alla soluzione 2 li compensate con quello che risparmiate da altre piattaforme che avete da altre parti. Questa è la valutazione. Detto che per tutte e 3 queste soluzioni vale anche un'altra cosa che vi aggiungo, un consiglio bonus, poi dopo andiamo alle altre soluzioni che costano ancora meno. Per esempio Prime Video se lo fate annuale pagate 4,19 €, quindi risparmiate ancora qualcosina, al mese. Se siete studenti lo pagate 2,49 €, come detto, quindi risparmiate ancora ulteriormente qualcosina, oppure se avete uno studente in casa, per dire, valutate anche questo. Oppure una soluzione estrema che magari è un pochino più stressante. Io personalmente non la sto facendo, però, valutate voi, potrebbe essere quella di attivare Prime Video solo per il mese in cui c'è l'Inter magari. Cioè, se sappiamo che l'Inter nel mese di novembre giocherà una partita su Prime Video, lo attivate per quel mese lì e lo disattivate, avete speso 4,99 € per quel mese e negli altri mesi questo costo non c'è. Valutate anche questa cosa eventualmente. La soluzione numero 4, io di base però ce lo metto sempre, di base ce lo metto sempre per stare tranquilli, eccetera. La soluzione numero 4 è con, la versione di DAZN standard pagata annualmente. Cioè, per risparmiare qualcosa, come vi dicevo, se voi pagate DAZN in un colpo solo, vi conviene perché andate a spendere un pochino meno. Quindi pagato annualmente 359 vi diventa 29,92 € al mese, più Sky Sport più Prime Video andate a spendere 59,81 circa. Questa è la cifra mensile se pagate DAZN standard, in un colpo solo. Questa è una versione alternativa, la 5 con Kena Team Vision che costa 40,99, che include DAZN standard, ci aggiungete Now TV con la Champions, siete coperti insieme a Prime Video, costa 60,97, magari per qualche motivo siete interessati a Kena e potete fare questa cosa. La soluzione numero 6 però è quella ancor più conveniente, ancor più economica, con DAZN standard pagato annualmente. 359 € lo pagate in un'unica soluzione, 29,92 € al mese. Prime Video, 4,99 € l'ho messo, in questo momento così. Now TV, 14,99 € al mese. Now TV copre tutta la Champions, i pacchetti di Sky. Poi Italia 1 e Mediaset sono gratis. Con questo siete già sotto la soglia dei 50 € al mese, che potete però andare ulteriormente ad abbattere appunto se per esempio, Prime Video lo fate o versione studente o lo pagate annualmente, andate a risparmiare ancora quei 7, 8 € all'anno, oppure ulteriormen no, se 7, 8 € al mese, se non ho fatto male i c no, circa 80 centesimi al mese, vabbè, risparmiate qualcosina comunque se lo fate annuale, oppure, come vi dicevo, l'altra soluzione dell'attivare, Prime Video solo quando c'è la partita dell'Inter, lo pagate un mese e vi guardate quella partita, eccetera. In questo modo potete scendere ulteriormente sotto, questa soglia dei 50 € che abbiamo già, diciamo raggirato, ecco, in questo senso. Fermo restando la soluzione numero 7 che vi mettiamo sempre lì, quella un po' più ironica, dipende da quanto eventualmente andate a consumare al bar, se vi andate a vedere tutte le partite dell'Inter al bar, quanto consumate, state tra amici magari e vi divertite anche. È chiaro che con le partite che aumentano sempre di più, anche andare sempre al bar comincia a diventare un po' più costoso anche questo. Queste sono quindi le varie soluzioni. Io come vi dicevo ho cercato di fare il lavoro più completo possibile, è in continuo aggiornamento questo file. Se ci saranno altre soluzioni che voi state adottando e provando, fatemelo sapere nei commenti, così lo manterremo aggiornato e potremo fare questo lavoro sempre meglio per tutta la community degli interisti che ci segue. Vi invito a raccogliere quei semini nel file che vi ho detto che non posso pubblicizzare, non è corretto secondo me pubblicizzare, però è legale, cioè di quanti dispositivi in contemporanea, eccetera. Vedete bene voi, ecco questo su cosa si può fare. Vi dicevo per, estrema chiarezza, in tanti ormai sapete, ci confrontiamo anche su cosa abbiamo fatto. Io, quest'anno ho disdetto per la prima volta TeamVision che avevo da 2 anni, se non vado errato, ho disdetto l'offerta che non avevo disdetto l'anno scorso, e sto ragionando sulla possibilità di passare a SkyStream con il pacchetto Sky Sport
e DAZN pagato annualmente in un unico colpo, con Prime che sto già pagando annualmente. Questa è la soluzione che personalmente mi si addice per l'uso che ne faccio in ufficio, da dove lavoro, da dove trasmettiamo ogni diretta di Passione Inter. Quindi mi sto muovendo in questa direzione, non è un consiglio che do a voi, perché ognuno ha la propria soluzione, però ecco, ci tenevo a condividervelo visto che, me lo chiedete in tanti. Ora, come si fa ad avere questo file? Sicuramente te lo stai chiedendo in questo momento. È molto semplice, io ti lascio in descrizione a questo contenuto di oggi un link. Devi cliccare questo link che ti reindirizza al nostro sito passioneinter.club, qui c'è spiegato tutto quanto. Insieme a questo ti diamo un doppio regalo. Per riceverlo ti basta mettere il nome in questo campo, il cognome, la tua email, accetti le condizioni e scrivi: "Voglio accedere alla guida". Clicchi sul tasto "Voglio accedere alla guida". Facendo questo, in pochi minuti riceverai nella tua casella email, un contenuto di Passione Inter con il link alla guida, che sarà online e costantemente aggiornata. È una procedura totalmente gratuita, totalmente sicura, trovate tutto lì. Se non ricevete l'email, controllate magari nella casella spam, oppure ci contattate su community@passioneinter.com. Ripeto, è completamente gratis, per cui ti invito a accedere al file tramite la procedura, tramite il link che trovi in descrizione, e poi condividi magari questo episodio di oggi con le tue amiche, i tuoi amici che hanno bisogno di sapere come guardare le partite. Facciamolo girare il più possibile, così cerchiamo di aiutarci il più possibile. Per qualsiasi dubbio, domanda, considerazione, ulteriore offerta che magari può essermi sfuggita, può essere, scrivetemelo nei commenti, mi raccomando, per me è preziosissimo, così possiamo ulteriormente migliorare questo contenuto. Vi lascio ricordandovi di fare un salto su passioneinter.club se vi va di supportare anche il nostro progetto, e lascio un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube basta cliccare qui.